Giorno 2 nelle Filippine, 2:30, sono ancora Boal, appena svegliato, ho dormito fino alle 9:30, oggi mi serviva proprio un po' per rilassarmi perché anche ieri sono partito abbastanza presto. Ho già la crescita della barba in 2 giorni, un giorno che sono qua. Stasera me la faccio, lo prometto. Sto per fare un bel viaggetto in motorino, circa 45 minuti da dove sono, per andare alle Kawasan Falls, una delle cascate più belle delle Filippine, quindi devo andarci per forza. Passo prima nel negozio dove ho noleggiato il motorino per farmi cambiare il casco che si è rotto ieri, e poi ci siamo e poi andiamo. Penso di fermarmi anche a prendere qualcosa da mangiare, così poi quando sono là sono a posto. E questo ieri mentre editavo è stato tutto il tempo sulle braccia. Ciao. O lui o loro. Ciao. Ciao. Andiamo. E non c'è tantissimo, però appena ho preso a smangiucchiare poi prenderò qualcosa là sicuramente. La strada per le cascate è tutta dritta, devo fare solo una curva lì a sinistra, perché è tutta dritta, costeggia tutto il mare, e mezz'oretta, 40 minuti da adesso, quindi ci vediamo dopo. Quasi arrivato, gli ultimi 5-10 minuti continuano a fermarmi gente chiedendomi se voglio fare il tour, ma non voglio farlo. Voglio prima provare a vedere da solo com'è, così vedo se ne vale la pena o meno venire da soli o no, e poi il tour costa sui 50 euro, sapete già che il mio è un low budget, comunque troppo bello tutto. Ok, dovrei essere arrivato, ho parcheggiato il motorino là in fondo sulla destra. Appena sono arrivato mi ha aggredito un uomo vecchio, ho fatto un po' di paura, non ho fatto neanche in tempo ad accendere la GoPro, mi spiace perché mi sarebbe piaciuto farvi vedere, e mi ha chiesto soldi per parcheggiare, ovviamente non costa, però ci sono sempre quei casi, e potevo anche entrare, mi fa no, tu non puoi entrare lì, parcheggiare solo qua, però è sempre quelle cose, quelle volte che mi è già capitato che è facile dire no, non serve, vado via, molto facile. Appena preso un asciugamano qua, sto aspettando il cambio. Questo qua grigio non so dove me lo metterò perché sono totalmente full, però mi serve per forza. Ho pagato 200 pesos, perciò circa 3-4 euro. Vabbè. Perché ho provato e ho detto guarda, dico sempre questa scusa, il mio amico è venuto ieri e non si pagava. Lui mi guarda e mi fa dammi 100 yen, però glieli dai e speri che non ti facciano niente. Perciò in questi casi per forza va così. Ho sbagliato io perché non ho trovato subito la via, quindi mi sono fermato lì un secondo per girarmi, e sta mi fa no, devi parcheggiare qua, e mi ha ciulato, però vabbè. Qua bellissimo, è limpidissimo. Devo ancora vedere una persona che sta andando come me senza tour, tutti il tour guidato, andiamo a pagare ancora, vediamo quanto costa dell'entrata. 200, quindi più o meno 4 euro. Allora, è comunque incredibile, impressionante, tutti i filippini che incrocio, magari sono qua per altri tour o cosa, o comunque sono qua di zona, tutti che mi salutano, hello, how are you? Tutti, ma no per vendermi qualcosa, penso sia una cosa loro.
azzurrissimo, non so come sia possibile, sembra che ci abbiano messo tipo del colorante. Lettering, no trash, no diving. So, any questions? The God. Mi ha fermato una ragazza lì e mi ha spiegato, ha fatto un breve briefing su cosa posso e non posso fare, e mi fa che posso rimanere solo al primo livello della cascata, praticamente dove arriva la cascata, e non posso andare sopra. Ci sono 3 livelli, sopra è solo per chi fa kayak. Tanto c'è una signora lì che sta lavando i panni. L'ingresso dovrebbe chiudere alle 3, da quello che ho capito, quindi venite prima. Quindi avete 3 ore e poi dovete venire, tornare. Comunque starò meno. Penso di stare un'oretta massimo, sto un attimo lì, faccio un giretto. Non ci sono bagni e se volete lasciare magari il bagaglio dovete lasciarlo lì dove mi ha fermato la ragazza, che c'è un locker a pagamento. È importante, mi fa che se voglio fare il bagno devo mettermi il giubbotto del salvataggio, è mandatory, è obbligatorio ed è gratuito. Poi ho anche la GoPro, vediamo se riesco a usarla, perché ho il problema che non ho portato quello per andare in acqua, cioè tipo va collegato qua tipo un pezzo giallo che se affonda in acqua la riporta in superficie, perché è pesantissima, se per caso mi scivola va giù a fondo e non la riprendi più. Ho preso questo cioccolato, è tipo un'empanada, sto facendo su un casino, sto sbrodando dappertutto. Questo mi ha appena cascato per terra, però l'ho ripreso entro 2 secondi, quindi dovrebbe essere ancora buono. E quindi si va. Sto pork. Speriamo che ci sia poca gente. È uscito anche il sole. Ma dove sono? Bellissimo, tutto top, fantastico, è uscito anche fuori il sole, quindi sono contentissimo. Molto chill, si va lì, la passeggiata che viene qua è tranquillissima, tutta piana. Sto tornando in motorino, erano circa le 1:30, ora che torno verso il là saranno le 2:30, 3. Vado alla Wild Sand Beach, che è quella dove dovevo andare ieri, poi è venuto giù il diluvio e sono dovuto scappare a casa, poi mi si è anche rotto il motorino, quindi se non avete visto il video andate a vedere il video di ieri. Questo percorso è super pianeggiante, facilissimo, in 10 minuti sei a cascata, proprio comodissimo, penso sia la cascata più comoda che sia mai stato. Poi la temperatura, sono 30 gradi ma non si sentono, anche l'umidità è giusta, pensavo fosse peggio, ho preso paura, Cebu, non sono atterrato ma forse ho avuto un attimo di sbalzo. Cioè si sta veramente bene le Filippine a marzo, inizio marzo, periodo perfetto per venire se state pensando a un viaggio. L'unica cosa è il tempo che cambia da un momento all'altro, poi c'è sole, poi piovere, acquazzone fortissimo. Infatti anche tipo le previsioni mettono pioggia ogni giorno sempre, tipo anche oggi ho messo pioggia tutto il giorno ma deve ancora piovere e c'è un bel sole adesso. Perciò se non volete fare mare tour col kayak, sia perché magari non volete, non vi piace o per i soldi, comunque vale la pena venire qua. Se avete il vostro motorino perfetto,
se no dovete tipo chiedere o un taxi, non so quanto costi. The Goat sempre qua, sempre allo stesso punto. Figo veramente, e l'acqua un po' freddina, adesso ho messo 2-3 minuti per un attimo per buttarmi. Sto anche qualche pescetto dentro, piccolino. Poi mi raccomando, venite in costume, venite assolutamente in costume, non venite vestiti, ho visto gente vestita fare certe figure, a cambiarsi. L'unica cosa che consiglio sono magari le scarpette, che non le avevo, sono venuto in slide e mi sono fatto un po' male perché ci sono quei sassi sotto, ma là non si vedono, si fa fatica a capire le profondità eccetera. Ho preso 2-3 botte che le ho sentite. Poi comunque vi potete fermare in qualsiasi posto, fare un bagno. Mangio il bao preso prima da 7-Eleven, colore quello lì. Oh, che rischio, non è bellissimo. Adesso è anche freddo, quindi la cosa buona del bao non c'è, perché è buona quando subito dopo il morso esce questa fumetta che dentro fuori un po' fuori è tiepido ma dentro è caldissimo, quindi non sarà buonissimo, però lo assaggiamo perché ho fame. L'ho preso al chorizo, pensavo ci fosse carne ma sembra colore come marmellata, sembra marmellata però questa è la carne, disastro. Moto c'è ancora, non mi prende internet però so che devo andare in quella direzione, perciò, ed era tutta dritta, perciò vado che non mi prende e dovrebbe essere abbastanza easy. Sono fermato perché è iniziato a diluviare, mi serve assolutamente un poncho, ho trovato questo mercato, non so. One of this? Ok, ho appena speso 60 centesimi di 6 dolcetti, più uno con tipo un chicken roll. Io subito vedo. Mamma mia. 5 pesos, perciò ho 0,08 centesimi, cioè neanche 10 centesimi. Niente da fare, appena esci un attimo dalle zone turistiche spendi un decimo, perché questo qua prima l'ho pagato 50 e fa 5. Pigliava molto a quelli che hanno in Giappone, perché c'aveva un po' di fagioli dentro, con motorino. Non male che sono in costume. Here? Okay. She will ask you 10 pesos. Then you said, your brother, Abrenica. No, you are my friend. Okay, say. Thank you so much. Ocean Front House, thank you. Okay. Allora so già che avrò problemi con la fortuna che ho io. È un parcheggiato lì, c'è scritto che parking fee car 200, motor 50, ma non c'è nessuno. Comunque il signore mi fa: se vieni qua è gratis, se no devi pagare 200 pesos se l'entrata principale. Praticamente ho sbagliato strada, mi sono ritrovato lì perché ho seguito tipo un ragazzo che c'era davanti a me. Questa era White Beach, è piuttosto comune diciamo da noi questo tipo di spiaggia, però da quel che ho capito tipo qua nelle Filippine avere una spiaggia bianca è rarissimo, questa è una delle poche che ci sono, poi sono tutte scogliere, scogli, sassi. Poi avere una spiaggia dove puoi giocare a volleyball, a pallavolo, a calcio con una palla è
è follia qua, quindi è famosissima per questo. Comunque mi dovrei mettere una videocamera 24/24 perché mi piacerebbe farvi vedere tutto quello che mi succede, ma è veramente difficile. Tipo anche prima, adesso non mi crederete, direte ok, fatalità, è impossibile. Ero lì che guidavo e c'erano dei ragazzini che stavano giocando, i bambini stavano giocando con le noci di cocco, gli è scivolata una noce di cocco, poi è finita tipo in strada, mentre passavo io, fatalità, ho dovuto inchiodare, ho messo giù anche i piedi, mi sono tagliato e ho preso la noce di cocco in pieno, però non mi sono... Later, 10 minutes. Preso in pieno, mi è partita... non mi è partita la moto perché comunque stavo andando abbastanza piano, però è stato velocissimo perché ero lì. E in un secondo mi sono trovato la palla lì, quindi ho inchiodato, l'ho preso, è andata la palla, la noce di cocco è partita, però non dovrei aver fatto danni, non ho fatto niente, quindi easy, sono spaventati tantissimo i bambini, ho guardato proprio, non sapevo cosa dire. È veramente bella anche la spiaggia, l'acqua, un sacco di gente. Faccio un bagno e poi prendo questa noce di cocco che continuano a pressarmi. Sir, let's do it for the 400 pesos change. Yes, I will perfect. find a change for this. Ah, ok. Thank you. You're welcome, sir. Ecco, esattamente una cosa così, mi è cascata, mi è arrivata prima sulla ruota. E questo 5 pesos. Il brownie fatto in casa. Ah, mi ha dato 2 panini col chicken, ecco perché ho speso 13 in più. No. Anche questo 5 pesos, adesso si è sporcato il cioccolato, pineapple. Non si sente tanto il pineapple, però per 5 pesos. Assaggiamo il panino al chicken. Buono. Dopo il tipo che chiede se qualcuno vuole pizza. Giocata. Infine questo, un bel salame al cioccolato, tipo. Buono. Hey man, Yeah, how's it going? I'm selling coconut in Malboan. Yeah, how much? In one day? One day is a very small money, only 500. 500 pesos? Yeah, 300. So very Change. yeah, very small money. You too? Okay. And where do you buy it? In the another town like Jumanhug town, Ah, cool. very far. You Come here bring and cocoa from yeah. there to here? I pay tuk-tuk. Tuk-tuk? Yeah, from here. Big problem. And how is to live this wonderful place? How is? Is good? Yeah, very good if we have many customer. So, like girls too. Also girl, I like. Girl. Comunque non penso di fare altro, adesso sono qua, sono le 4:30, quindi fra un'oretta cala il sole. Penso di vedere qua il tramonto e poi ritorno verso l'ostello a tagliarmi questa barba che faccio veramente schifo così. E adesso decido anche cosa fare domani qua in spiaggia. Sicuramente mi sposto al Mall Ball. Ok, ci sono, mi si era scaricato il telefono. Sono tornato in sera, ho fatto una doccia, sono uscito a mangiare, ho trovato questo qua che è veramente vicino al mistello. Andiamo a vedere cosa fanno da mangiare. Carino, sembra carino. Ho scritto Filippo Pizza Neapolitana. Cioè, di tutti i paesi che si possono immaginare, c'è un negozio per ogni paese, diciamo. L'Italia ne ha 2, ovviamente, pasta e pizza. Un po' di hamburger, dice il greco, che crepe, sandwich, Thai. Niente, non c'era niente che mi ispirava, non c'avevo voglia di pizza, hamburger, alette,
quindi sono tornato in ostello, tanto avevo preso qualcosa da mangiare, delle patatine eccetera, e ancora una birra che mi ero preso ieri, quindi mi bevo una birra, mi mangio 2 patatine, poi ho anche le robe, 2 panini avanzati di stamattina che ho preso. Finisco il video e più tardi magari esco a bermi una birra, mi prendo le patatine fritte e sono a posto. Ok, sto usando la luminosità del computer per farmi vedere. Domani avevo in mente di andare più a sud in una cittadina che si chiama Oslo, è a circa 2-3 ore da qua. Il problema qual è? Il problema è che lì non c'è veramente nulla. L'unica cosa da fare è il nuotare con gli squali balena. Da un po' di anni ci sono questi 5-6 squali balena che continuano a girare in zona perché gli danno da mangiare e si sono stabiliti proprio lì vicino alla riva, e quindi organizzano questi tour per andare a vederli, a immergersi con loro. Sono un po' indeciso perché i tour iniziano dalle 6 di mattina fino alle 11 di mattina, perciò ho capito anche il perché stamattina una ragazza si è svegliata alle 2 di mattina e ha fatto le valigie in fretta ed è andata, perché i tour da qua partono alle 2 di mattina. Io ieri sono andato a letto all'1 e dopo un'ora sento questa ragazza partire, svegliarsi, fare le valigie, farsi un casino per andare via. Ho detto che cavolo sta facendo le 2, neanche dov'è il bus, non so niente, non so neanche se ci sia. Qua dovete capire che non ci sono orari di bus, ti metti nella fermata della città, tipo domani andrò qua a Molbol, mi metterò lì davanti al centro dove c'è una fermata del bus normale e aspetto che arriva un bus. Appena arriva un bus salgo e non si sa quando arriva, perché, come. E come vi avevo detto, io qua volevo essere abbastanza chill, volevo fare quello che mi andava senza correre, senza fare fretta, senza troppi programmi e svegliarmi alle 6 del mattino. Adesso è quasi mezzanotte, non avere sicurezza turba un po', non so se lo farò, quindi forse domani salto Oslo e vado più a sud in un'isola che si chiama Secure, dove penso che starò lì un paio di giorni, un'isoletta, mi noleggio sempre un motorino, me la giro un po', mi fa impazzire questo stile, diciamo, di noleggiare un motorino e andare dove cavolo mi pare, senza stare a guardare tour vari o navette, treni eccetera. Quindi molto chill, vado là 2 giorni per me, la mattina mi sveglio, voglio andare a vedere una cascata, vado a vedere una cascata, mi sveglio il giorno dopo, non ci voglio fare niente, dormo un'ora in più, quindi penso che farò così. Perciò domani sveglia con calma, non mi corre dietro nessuno, mi dirigo verso il sud di Cebu, dell'isola di Cebu, porto più estremo, vedremo come arrivarci, speriamo bene, speriamo facilmente. Da lì poi prenderò un ferry che mi porterà a quest'isola qua, è abbastanza vicina, dovrebbe essere tipo massimo un'ora di ferry, quindi adesso è meglio che prenoto qualcosa per qualche posto dove dormire domani, o se no prenoto anche domani, non lo so, adesso vedo. Qua internet è lentissimo, non riesco a caricare, 240 mega in 15 minuti, proprio lento. Sì, dovete portare pazienza anche per i miei video che a volte non li metto regolarmente, è per questo ci sono questi imprevisti, che internet lento, magari il computer scarica, non ci sono prese. Viaggiando si fa veramente fatica a organizzare, ecco, queste cose, quindi scusatemi per questo. E niente, perciò ci vediamo domani. Ok ragazzi, ho appena visto un ragazzo, penso morire, perché stava litigando con una ragazza e gli sono passato proprio a fianco perché mi sono girato, sono qua che ho detto mi faccio un giro col motorino prima di andare a letto a mezzanotte, e ho visto questo ragazzo qua litigare con questa ragazza, ma tranqui, lui era sul motorino, lei a piedi, proprio che litigavano forte, però come si copia magari può litigare. E niente, io li ho visti perché mi sono girato in quel momento lì per tornare a casa, per farmi un giro, e tornando indietro vedo questi ragazzini che partono correndo dalla parte opposta. Però vedo ancora questi ragazzini che corrono e mi dice cosa succede? Un ragazzo è caduto. Ora vado a vedere, vedo la moto ribaltata e questo ragazzo per terra con una macchia di sangue grossa così sulla testa. Io ero addirittura davanti alla sua ragazza che mi era dietro e vedo proprio l'esatto momento che la sua ragazza lo vede. Andrea si chiamava, però non era italiano, non spagnolo, mi sa. Almeno lei era spagnola, lui non lo so. Si chiamava Andrea, quindi magari era italiano, non lo so. Mi avvicino e vedo lui sdraiato per terra con una pozza di sangue così in testa, però era ancora vivo.
faceva qualche cenno così, arriva la sua ragazza così, Andrea. Corro, scappo, vado indietro, chiamo tipo la polizia, che era in fondo alla via, faccio chiamate l'ambulanza. La polizia, me ne freghista totale, fa, non era qua, fa no, allora non è mio compito, una roba così, mi ha detto follia totale, follia. Io ho detto che stavo morendo, ecco arrivata l'ambulanza. Ma lì dentro l'ambulanza non c'è perché l'hanno caricato sopra un pick up che vi ho fatto vedere prima. E niente, vado a letto così oggi. Molto probabilmente tipo la ragazza gli avrà detto qualcos'altro e è partito a 1000 e si è schiantato. Comunque ragazzi, state attenti, era senza casco, quindi se venite in posti del genere mettetevi sempre il casco. Io me lo metto quasi sempre perché non è obbligatorio, nessuno ce l'ha. Io me lo metto quasi sempre, se esco magari 10 minuti no, però se fate, soprattutto se andate magari a bervi una birra, mettetevi il casco. Se avesse avuto il casco sarebbe tranquillo, magari con qualche graffio. Non aveva neanche graffi, niente, ha solo sbattuto la testa. È importante, mi raccomando.